Sono le 6, allora io son tornata a casa dalla palestra, mi son fatta una bella doccia e mi sto intanto sistemando i capelli, perché stasera dobbiamo uscire, quindi, voglio fare bella figura, sia per me stessa che anche per mia madre. E sono con l'asciugamano intorno che apro l'armadio e mi cerco un bel completo da poter mettere per la serata. Immagino di avere delle foto, tipo magari delle Mh-mh. Polaroid, un po' appese nella camera da letto, con le lucine, tipo quelle tutte a lampadine così, e con le pinzette tante fotografie che ritraggono alcune con magari con mio padre, con mia madre o tutta la famiglia, altre con gli amici, la palestra, magari il primo spettacolo che ho fatto, e quindi alcune anche di me, una vacanza al mare. Ricevi quindi questo messaggio da Rebecca. Questa Sì. sera penso di finire abbastanza presto. Ci possiamo vedere o hai qualche impegno? Stasera c'è la mostra di mamma, quindi sarò là. Se vuoi magari più tardi, quando abbiamo finito. Ok, in caso ci sentiamo dopo, io mi tengo libera o in caso ci vediamo al solito bar. Il pollicino e l'arcobaleno. Una notifica da parte di tua madre che ha pubblicato un'immagine sui social. C'è un uomo che sta guardando il quadro. Vedi che è vestito molto molto bene. Una giacca bianca proprio che, diciamo, è fatta veramente bene. Vedi degli intarsi, come comunque qualcuno che ne sa di come ci si veste. È Okay. scritta alla fotografia è un cuoricino. Oddio. Mando un messaggio a Rebecca. Mhm. "Scusa?" Punto di domanda e linko la foto. Non ho trovato nulla, però comunque complimenti ai gusti di tua madre, cuoricino. Io gli scrivo: "Ma smettila, ti prego, no." Se stasera c'è, scoprirò chi è e invio. Perfetto. Vedi che questa struttura ovviamente è molto moderna, molto minimal e ovviamente trovi appeso il manifesto che dice che all'interno c'è la mostra di tua madre. Appena entri, tua madre ti vede, ovviamente viene nella tua direzione. Oh, Elison, sei arrivata? Grazie. Intanto gli diamo 2 baci proprio Sì. così. Figurati mamma, ci mancherebbe. Anzi, ultimamente sei stata un po' schiva, quindi, è un'occasione per vederci. Vabbè, sai, quando si avvicina una mostra può capitare di essere un attimo così. Mh-mh. La mostra? E tipo faccio: "La mostra?" E niente E di i che, è una persona che spesso e volentieri viene a vedere le mie mostre, però comunque cuoricino, cuoricino. Va bene mamma, poi ne parliamo. sì, sì, Okay. non ti preoccupare, niente di troppo importante. Mi faccio un giro, vedo se c'è qualcuno che conosco, ma Intravedi un uomo molto molto bello, con un taglio perfetto, una camicia stupenda e sopra appunto questa giacca bianca con dei piccoli intarsi gotici che non starebbe bene a tutti una cosa del genere. Ma lui la porta in una maniera talmente perfetta che ovviamente ti risalta all'occhio in una maniera incredibile. E riesci a fare il collegamento tra lui e l'uomo nei social. prendo 2 bicchieri. Vedo che le piacciono le opere di mia madre. Oh, ah, quindi lei è la figlia di Aurora. Sì. Gentilissima, grazie. E Ellison. io sono North, piacere. Devo dire che lei è una bellissima ragazza. Complimenti, vabbè, comunque la genetica non mente. E allora a lei, anzi alla fortuna di sua madre. Grazie. E lui ti mette una pace interiore che è incredibile. Nonostante abbiate scambiato due parole, non abbia detto chissà che cosa, tu in questo momento ti senti veramente bene. Ellison, giusto? Sì. Qual buon vento ti porta? Sei semplicemente per guardare i quadri o... Vengo molto spesso alle, mostre di mia madre. Siamo molto unite, devo dire. E ovviamente amo l'arte, quindi è
una buona occasione per vedere anche altri nuovi artisti. Certo, certo. Ma dimmi un po', cosa ti suscita questo quadro? E io lo guardo, tipo, sono anni ormai che vedo le macchie che mia madre decide di chiamare arte, però, co- oddio, mi piacciono i colori caldi. Non è il mio genere, ma apprezzo. Io questo quadro lo ammiro veramente tanto perché appunto il calore che emanano questi colori sono qualcosa che mi ricorda un po' il mio passato, ma niente di che, non ti preoccupare, anzi non vorrei, diciamo, farti perdere tempo se devi No, no, fare... no, la prego. Anzi, sono estremamente curiosa. Certo, già ho recensito abbastanza bene sua madre. Devo dire anche che mi ha convinto a, diciamo, aiutare questa mostra. L'ho fatto con piacere. Ma comunque sembra si sia fatta una certa. Io comunque questi quadri li ho già apprezzati, anzi, penso che questo me lo porterò a casa. No, ottima scelta allora. Sì. Ne saremo molto entusiasti. Ehm, Giovanna, e vedi che arriva una ragazzina che era seduta. Non ci hai fatto molto caso perché la tua attenzione era attratta su di lui. Paga il quadro. Poi ci vediamo allo studio. Ellison, grazie mille. È stato un piacere. Si Eh, allontana e la ragazza non ti degna neanche di uno sguardo e si allontana seguendo il nostro Nord. Quando ti giri, diciamo che non troppo lontano, una donna, diciamo che gli daresti un'età abbastanza avanzata. Vedi questi capelli un po' trasandati, un berrettino sopra la testa, gli occhiali da sole. Però gli occhiali da sole sono particolari perché questi occhiali hanno una specie di una piccola lente sopra gli occhiali, quasi a ricordarti i Google Lens che ci furono ai tempi. Noti qualche cicatrice sul viso. Anch'io saluto una coppia che sta entrando. Prego, prego. Sì. Ma quella donna che c'è là, l'hai già vista prima? In realtà non ci ho mai fatto troppo caso. Cioè, è venuta qualche volta, ma solitamente è rimasta sempre all'esterno. Se devo essere sincero. All'esterno. E quindi non ha mai acquistato nulla, non ha posto particolare interesse. Non penso si possa permettere uno di questi quadri. Oddio, ho visto artisti vestiti molto peggio, quindi non so se è quel genere di artista. Lungi da me. Io comunque gli ho dato il A volte sono un po' benvenuto. strani. Gli ho dato il benvenuta, ma non mi ha calcolato. Cioè, è andata dritta. Ok. Non so, provo a Sì, parlarci, sì, dai. parlaci. E nel caso chiedo a Jim di accompagnarla fuori. Sta arrivando un bel gruppo di persone, mi raccomando, accogliele Sì, sì, bene. sì. Semplicemente mi avvicino, guardo un po' il quadro. Anche lei è un amante dell'astratismo? Sì, 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 non male questi quadri. Ne ho visti di più brutti. Molto sincero come complimento. Era un complimento, Sì, 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 giusto? un complimento, un complimento. Tu sei la figlia di quella che ha organizzato sta roba, giusto? Mm, sì, sì, sarei la figlia, è così Eh evidente? sì, vi somigliate abbastanza. Sì, 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 siete molto, molto simili. Capisco. E... Sì, ti serve qualcosa? Oh no, ero soltanto curiosa di parlare con chi viene alla mostra. Sono sempre molto interessata a sapere l'opinione di chi arriva. Sì, no, il quadro è veramente bello, però sì, mi piace ogni tanto guardare queste stronzate. Comunque, si gira, sembra che se ne stia andando via e quando ti passa accanto, evita gente come quel Nord. Lo conosci? E vedi che smetto anche di darle delle... Quindi lo conosci? Sì, per sentito dire, ma diciamo che gente come lui io ogni tanto la eviterei. Sai, non portano quelli vestiti così molto carini che vedi soltanto la notte in giro. Io eviterei.
Sono tutti molto carini vestiti da sera qui, no? Sì, 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 sì. Vabbè, ma perché seguire il consiglio di una vecchia matta? Non ti preoccupare. Io tipo mi guardo un attimo intorno, le metto una mano sulla schiena tipo per invitarla. Prego, le offro qualcosa da bere. No, no, grazie, anzi, sono rimasto troppo. Però, ho una cosa per te, non ti preoccupare. Esce una fotografia, una Polaroid, e te la avvicino. La Nella guardo. Polaroid c'è tuo padre e lei, che sono in tenuta antisommossa. Eh, Chi sei esattamente? Diciamo un'amica di tuo padre. Mi ha detto di farti avere questa roba il giorno in cui ci saremmo incontrati. Sì, mi ha detto ogni tanto di tenerti d'occhio, ma sono stata ultimamente molto occupata. Mio padre è morto un anno fa perché avrebbe dovuto dirti di tenerci d'occhio. Ehm, Ormai direi che è passato abbastanza tempo. Sì, diciamo che il giorno in cui è morto non l'ho presa molto bene. Eravamo insieme durante la retata e non è andata molto bene, purtroppo, come... So, di come è andata. Oddio, quel poco che hanno avuto la decenza di dirci. Eh sì, quelli Quindi eri... dell'FBI sono un po' così. Non ti posso dire neanche troppo. Quindi, quindi ne facevi parte? Ne fai parte? Oddio, ne facevo parte. E, e conosci il signor North? Sì. Io non so chi sia quell'uomo, ma ha probabilmente qualche strano legame con mia madre, quindi se sai di più, ti prego di dirmelo. No, diciamo che è meglio che... Guarda, non è io, lungi da me giudicare le persone a prima vista, ma a pelle non mi ispira. È una pelle o è uno lo conosco? È un po' diversa la questione. È un tipo strano, l'ho tenuto d'occhio ai tempi. Mm, Meglio evitare troppe domande, sai. L'FBI ha occhi ovunque. Non, non mi interessa dell'FBI, ok? Stiamo parlando della mia famiglia e di un uomo che a quanto pare ci sta entrando in mezzo. Cosa c'entra? Cioè, ha comprato un quadro e cos'altro, non lo so. No, non lo so. Ripeto, una cosa a pelle. I commenti a pelle non hanno senso, quindi ti ringrazio per la fotografia, ti ringrazio per il tuo commento a pelle senza nessuna base fondata della tua idea. Non capisco perché sei qua a parlare male di una persona. Se hai delle buone motivazioni, dimmele, o altrimenti riprenditi la tua foto. No, 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 Grazie no. mille. Tuo padre non me lo permetterebbe, quindi non me lo Mio perdonerebbe. padre è morto, Ehm, chi se ne frega? Non ti preoccupare. Tienitela. Meglio così. E proprio abbastanza velocemente si allontana. E quando guardi meglio la Polaroid, vedi che nel retro, nell'angolo a sinistra, ci sono dei numeri. Ah, Ok, a un certo punto tua madre arriva. senti. Scusami, Elison. Questa sera è un problema se ci becchiamo domani invece di questa sera? Mm, no. Eh, Però dammi un attimo il telefono. Il mio? Sì, Che ci devi fare col mio telefono? non devo fare niente, devo salvarmi una... ti invio una foto che mi serve salvarmi. Ok. Faccio prima io che non Ok, te con gli ok, occhiali e sì, 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 vai. quant'altro. Oh. E invece no, e invece vorrei fare tipo lasciare attiva la posizione per spiarla Ok. fortissimo. E, comunque noi dobbiamo parlare, quindi non mi importa se domani è settimana, quando finisco l'allenamento e tutto, vengo da te e ne parliamo. Certo, certo, non ti preoccupare, nessun problema. Sai, capisci bene che non è che voglio dire qualcosa sulla questione.
non vorrei neanche imbarazzarti, però, sai, vorrei ricominciare a farmi una vita. Non te ne faccio una colpa per questo, solo che devi anche capire che io faccio parte della tua vita, quindi vorrei esserne partecipe. Sempre, non quando ti gira il martedì che è giusto, in cui puoi parlarmene. Oh, ok, va bene, Alison. E Facciamo che, mica anzi, domani abbastanza. per farmi perdonare, la cena la preparo io e ti faccio trovare quello che ti piace di più. Ok. Va bene? E tipo faccio così, guarda. Va bene, allora Eh, vai al bar. e se sono al bar e ho qualche drink in corpo, probabilmente glielo faccio con Rebecca. Vieni, vieni, guardiamo dove sta andando. Lei sta andando in una zona in periferia. Ok, Non troppo lontano, però comunque quello è un quartiere abbastanza benestante. faccio uno screen. E ti Del... sembra normale? E... Eh? Vabbè, dai, capiscila tua madre. E non mi dici niente. Ma capiscila, cioè, comunque un bel pezzo di uomo, cioè... Allora, e la pazza? Dove la mettiamo la pazza? Ti sembra normale? Vabbè, Inizio un po' a sai, sbiancare. sicuramente Uh, avrà questo... Questi uomini così belli solitamente hanno qualche stalker, quindi questa era, figurati, sarà qualche stalker che gli va presso e non vuole che tua madre... che era amica di mio padre? Non penso, Eh, non penso. Allora, questo Era è un uomo strano, mio ma mi fai padre. vedere la fotografia? E mo, e la tiro fuori e la faccio vedere. E quei numeri? E quei numeri? Io non penso che siano numeri a caso. Mio padre non faceva mai le cose a caso. Tu ti ricordi che tuo padre aveva una cassaforte a casa? Ragazzi, boh, sì, non lo so, forse sì. Tutti c'erano una Eh, cassaforte, chi è che non ha una ma ci hai cassaforte? pensato che potrebbe essere il codice della Sì, cassaforte? no? Ok, è molto da film. L'amica del padre che arriva ti dà una fotografia, in questa fotografia c'è un codice. Però, Aspetta, aspetta. Guardo se mia madre è ancora fuori città, cioè è ancora di là, dov'è? sì, è ancora fuori. Sai cosa facciamo? Andiamo a fare una rapina a casa di mia madre. Oh, ok, però non mi Mi denunciare, rapino eh? da sola. Ok. Mi rapino da Ma sola non è in una rapina pratica. se lo fai da solo. Insomma. Hai bevuto un po' troppo, mi sa. Eh, No, ma dopo 5 minuti mi passa tutto. sì, sì. Entri dentro. Entri dentro casa e Eh, vai nello studio, nel vecchio studio di tuo padre, e c'è effettivamente la cassaforte come ti aveva ricordato Rebecca. Quando appunto. inserisci il codice si apre. La guardo Io, subito tipo, hai sbagliato lavoro, lasciatelo dire. hai ragionissimo. Dovevi essere anche tu un agente segreto, spia, qualcosa del genere. Avresti vinto tutto. Un sacco di soldi fanno quella gente là. Cosa c'è scritto? Allora Sì, apro. che è una specie di E agenda in pelle, abbastanza rovinata. E vedi che ci sono tipo un po' di fogli ammassati dentro. Tipo, quando lo apri, è scritto tutto in maniera criptata. Vedi che ci sono tipo delle fotografie di alcune persone con ovviamente proprio la clip messa lì con la fotografia. Sono tipo 5 persone. Una cosa che noti che tra le fotografie c'è North. Ok, 1. Strano che nella cassaforte ci sia solo questo. 2. Davvero? Così identico? 3. Dove cazzo è andata mia madre? Con il cuoricino nella foto? Mm? Io sarei un po' Io, preoccupata. io chiamo la polizia. No, no, che sei pazza, la polizia! E noti comunque che richiudendo di nuovo l'agenda, il simbolo che c'è sopra l'agenda è lo stesso simbolo che ho io da narratore. Era E vedi tutto. che c'è una fotografia che sta uscendo tipo dal... quello che sembrerebbe l'interno della Ok, non la copertina. sei. Cosa la Una guardo? foto della ragazza con cui ti sei incontrato al museo. E questa volta è vestita più da, diciamo, come era all'interno del museo.
ma aveva un armamentario molto pesante, cioè addosso aveva un armamentario molto pesante e vedi che ha la testa di un uomo in mano. Wow. E tipo, chiudo il quaderno. Ok. Schifo. Tutto questo non ha senso. Troppe cose che non hanno un cavolo di senso. Il retro della fotografia potrebbe esserci qualcosa, sai, quella che ti ha dato. La giro, però tipo che così. E c'è scritto, fidati solo di Agatha. E mo che cazzo è Agatha? E tipo guarda Rebecca. Sì, Andiamo. andiamo. Scendi alla macchina. Al Sei arrivato al portone. portone. Si allontana Rebecca. Nell'angolo della strada vedi che c'è Agatha che tipo sta guardando. Allora tipo la guardo. Allora mi ci fiondo Ah, proprio gli vai proprio. contro. Ma le vado a muso duro. Cioè, Ehi, tipo calmati. Non sono qua per farti male. entri a prenderti un tè e a spiegarmi un sacco di cose? Sei sicura che vuoi sapere queste cose? Prendo tipo dalla borsa il quaderno. Ormai direi che è un po' tardi. Va bene. Sappi una cosa. Io sono disposto a dirtelo. Nonostante tuo padre mi avesse detto di non invischiarti mai in queste cose. Ma è stato lui a darti la foto e a dirti di darmela? Sì, ma mi ha detto sempre che io dovevo fare in modo che tu fossi attenta a queste cose. Ma dal tuo temperamento, secondo me, potrebbe diventare molto di più di semplicemente stare attenta a queste cose. Sappi che però se ti spiego questa cosa non si torna indietro. È meglio una verità che fa male piuttosto che una bugia. A fin di bene, non servono assolutamente a niente, quindi. Lei tipo quando entra tipo si guarda intorno, cerca tipo tocchicchia le cose, ti fa allora, tuo padre come avrei capito non faceva propriamente parte dell'FBI. Come no? No. Eravamo compagni di cellula. Una cosa un po' lunghetta da spiegare, ma diciamo che ci siamo occupati di qualcosa di più, di semplici. Comincio tipo a guardare anche dentro le tegliere. Qualcosa di più complicato di FBI. Poi si avvicina a te. Vedi quella Di fotografia? questo? Sì, quello. Ora non mi crederai, quello è un vampiro. E io sono Giovanna d'Arco. Che gioco è, insomma? Facevate i LARP, cosa. Uccidevamo le creature della notte. Della notte, tipo Shadowhunter. Era un bellissimo film quando avevo 16 anni. E magari essendo. Aspetta che indovino. Essendo North uguale, Twilight ci insegna che i vampiri non invecchiano, quindi è un vampiro. E questo è tipo il suo sugar daddy o qualcosa del genere, che l'ha fatto e non muore più, vero? Sì, sono due vampiri, entrambi sono dei Toreador. Dei cosa? Dei Toreador. È un clan. Vabbè. Comunque hanno un controllo abbastanza forte sulle emozioni o su, diciamo, il controllo mentale delle persone. Tipo sentirsi molto estremamente calmi Sì, vicini a loro? li vedi come se fossero estremamente belli, li vedi come ti faresti tutto per loro e mai farsi baciare da uno di questi. Altrimenti? Altrimenti faresti tutto per lui. Potremmo avere un problema. Sì. Se quello che stai dicendo è vero, Tua madre è diventata una mettiamo sacca di questo. sangue. Penso che abbia scoperto qualcosa su tuo padre. Perché faceva parte della combriccola ammazzademoni? Mostri? Vampiri, Ci insomma. piace farci chiamare cacciatori. E io non vedo l'ora di svegliarmi domani mattina e rendermi conto che tutto ciò Sì. non è mai successo. Questo è una buona idea. Ricorda che, che il giorno è la parte dove tu sei al sicuro.
Perché sono dei vampiri, quindi certo. gli fa male il sole. Comunque, Vedi che... tu cerca di dormire tranquilla, io cerco il più presto possibile di unire la cellula e di venire qua a rompere il culo a quel vampiro. Unire la cellula, quindi non sei da sola. No, però devo andare a trovare gli altri e diciamo che non è troppo semplice trovare gli altri. Prova domani a convincere tua madre, ormai questa notte sarà ancora sotto l'effetto del vampiro. Anzi, del succhiasangue, il nome giusto che gli si addice. Quindi domani, se il nostro caro amico non si fa vedere, dovrebbe essere l'effetto un pochino inferiore. Ma scopare con quei figli di puttana è tipo una droga, quindi tua madre in questo momento penso sarà abbastanza presa devi provare a convincerla ad andare via. Ma andare via. Ma tipo via. È passato un anno da quando è morto mio padre, perché adesso? Cosa c'è di diverso? Ci è voluto tempo prima che riuscissi a risolvere il problema che stavamo affrontando. Te lo racconterò un'altra volta, è un po' più pesante di quello che sembra, ma abbiamo affrontato qualcosa che ha creato problemi da un'altra parte. E lui non ce l'ha fatta durante quella missione. Ok, quindi tu adesso stai in giro, io mi faccio una bella borsa, aspetto che mia madre, non lo so, evapori cosa non voglio saperlo del vampiro. E poi ce ne Sì, andiamo. tipo oggi ha una revolver sul tavolo. Non servirà quasi un cazzo contro un vampiro, ma se ti fa sentire a tuo agio, cioè a me fa sentire un sacco a mio agio. Ok. Tipo la prendo, penso. Va bene, Mm, quindi Se vamos. dovesse servirti, tieni, ti lascio un telefono proprio vecchissimo. Se dovesse servire, c'è il mio numero in rubrica. Telefona a quello e poi lo spacchi se mi telefoni. Quindi attenzione. Ok. Ah, non ho dormito e non dormo, cioè io penso che come inizia ad albeggiare mi sveglio e rimango sveglia e inizio a fare cose, tipo che ne so, rimetto in ordine tutto, inizio a prendere la valigia. Cioè, Ti fai tutti i tuoi giri, saranno ovviamente in maniera molto merdosa andare a fare la palestra fatta malissimo, farai le prove fatte malissimo, appunto ricevi anche qualche cazziatone perché comunque non stai dando il massimo. sì, E... sono là tipo... E niente, allora vado effettivamente a casa con la Ok. doccia, quello che è comunque. E senti tua madre, ti fa, sali, sali, sali. Molto Ok, contento, è molto apro, contento. apro. E Charlie viene sì, scodinzolando sì, ad sì, viene accogliermi. scodinzolando ad accoglierti. E tua madre ti apre la Ehm, porta e diciamo che la casa tua c'è prima una specie di open space, cioè dove c'è una cucina e il salotto. E vedi che seduto su una poltrona c'è Nort che sta bevendo del vino. Oh, Elison, ciao. E io tipo, ciao mamma, ancora la saluto, le do due baci, mi tolgo la giacca, tutto estremamente calmo. Prendo la borsa e la porto però, cioè tipo la borsa me la tengo vicino. Lui, Ah, anche lei qui, quindi? sì, tua madre ha voluto invitarmi per conoscerci. Ma già vi conoscete con il signor North? Sì, ci siamo visti alla mostra ieri. Ah, perfetto, perfetto. Vabbè, io comunque ora finisco un attimo di preparare e... Ti do una mano ad apparecchiare? No, no, Elison, rimani qua un attimo. Ti do una mano ad apparecchiare. Quindi, Elison, qua al buon vento. A casa di mia madre? Beh, tua madre non me l'aveva detto, sono felice di vederti qui. Beh,
sono stata io a organizzare questa cena, quindi direi che è totalmente il contrario invece. Sono io molto sorpresa di trovarla qua. Ah, Doveva essere una cosa di famiglia. ma bene, bene, bene. Come va il balletto, Elison? Tutto a posto? Ehm, come fa a sapere che io Beh, tua madre mi ha faccia... raccontato. Oh, certo, sì, sì, tutto a posto. Abbiamo fatto le prove anche oggi, nessun problema. Si lavora sodo. C'è un sacco di lavoro da fare e lo spettacolo sarà molto impegnativo, quindi... Ah, sì, sì. Prendo una fotografia di tuo padre. Bell'uomo tuo padre, assolutamente. Si sapeva fare sicuramente nel lavoro che faceva. Sì, da quello che so era proprio dedito al suo Che lavoro. peccato che uno come lui sia morto in azione. Era un grand'uomo e ha fatto quello che doveva fare. Sì, 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 ha fatto proprio quello che doveva fare. Bravo uomo. Era una serata in famiglia, quindi devo essere un po' brutale, un po' sincera, ma effettivamente sì, la sua presenza non era quello che mi aspettavo. No, tu vuoi che io rimango. Sì, sì, effettivamente penso ci siano problemi. Perfetto. E lui si va a sedere. Faccio fare un giretto a Charlie e arrivo subito prima di cena, ok? Si raffreddano le cose, le sta portando Arrivo. al tavolo. Così mi prendo un attimo una boccata d'aria, non ho dormito molto bene ieri sera. Ok, va bene. Va bene, Alison. Ok, prendo il guinzaglio, metto il guinzaglio al cane ed esco fuori. E torno Tu dentro. E tanto non è che c'è molta scelta. Più che altro non lascio mia mamma lì da sola. apri la porta di casa e trovi North con il collo di tua madre alla bocca completamente aperto. Urlo, lascio andare il cane e frugo subito dentro la borsa per prendere la pistola e gliela punto. Lui butta a terra tua madre e vedi che lei cade come se fosse un enorme sacco vuoto che cade a terra e come se fosse quasi una specie di missile. Questo tipo ti arriva addosso. Lui ti prende per il collo, cioè ti sbatte contro il muro e poi ti trascina per il laterale del muro. Dovevi farti i cazzi tuoi, Alison. Tu come il tuo padre di merda. E gli provo a torcere il dito Ok. e non avendo però la presa sul pavimento mi appoggio tipo un po' sul suo petto, un po' sul muro per darmi la forza dello slancio per liberarmi Ok, tu fondamentalmente. ti liberi e quindi... Scappo fuori, provo a scappare Ok, fuori. Ragazzina. quando ti sta per arrivare, senti... Cioè, tipo, vedi il suo collo che si frantuma e lui, quasi come una giravolta, cade a terra e un'enorme quantità di sangue si sparge ovunque e lui si rialza e a un certo punto senti... Figlio di puttana, ti ho detto di rimanere a terra, muori! E il colpo gli arriva di nuovo in testa, la testa esplode e a un certo punto vedi ovviamente da lontano che c'è Agatha con un fucile di precisione enorme che sta caricando un altro Mhm. colpo. Allontanati, Ellison! Corre verso la tua direzione e Che cazzo sta vedi lei succedendo? che estrae un paletto e lo Mi infilza riprendo un nel... Tua attimo madre? e tipo corro dentro. Mi lancio dentro casa. E ovviamente trovi il corpo di tua madre a terra con un'enorme chiazza di sangue. No, tipo mi tolgo la giacca, provo a capire se c'è qualcosa che posso tamponare. Si avvicina il cane a fianco e comunque in quel momento capisci bene che la tua madre non ce la potrà mai fare con... Ah.
Non fa niente, ma chiamiamo l'ambulanza, lei arriva e ti mettono un paio di punti e non succede niente, perché non succede niente, vero? Alison, non possiamo fare più niente per tua madre. No, non è vero, non è vero. Se Non- chiamiamo l'ambulanza, quei figli di puttana sapranno cosa è successo qua. Non è vero, non è successo niente. Cosa è successo? Non è successo niente. Ti Non è senti successo niente. strattonata e Agatha ti abbraccia. E non di nuovo, avevo solo lei. Come... Purtroppo è questa la nostra vita di merda. Per loro siamo dei fottuti sacchi di sangue. Tua madre non la meritava questa cosa. È colpa Certo che mia. no. Ho fatto tardi. Colpa mia che sono uscita. Non avrei dovuto portare il cane. Non avrei dovuto portare il cane fuori. Non avrei dovuto lasciarla da sola. Alison, hai fatto tutto quello che potevi. Dobbiamo far scomparire il corpo e dobbiamo far scomparire anche te. Cosa stai dicendo? Noi andiamo alle Bahamas adesso. Ho preso 2 biglietti, noi partiamo. Hai detto che saremmo stati al sicuro. Andava bene, no? Sì, Alison, saremo al sicuro, ma andremo io e te. E ci portiamo anche il cane. Charlie è un bravo cane. È sempre stato un bravo cane. Alison, tu esci fuori. Qua ci penso io. Ok. Vai, non andare a casa tua, vai qua. Cos'è? Il mio rifugio. Ok. Charlie Portati, viene sì, con me. portati il cane. Ok. Ok. Andiamo, Charlie. Dopo niente, stiamo bene noi. Do un'ultima occhiata alla foto di mio padre. Almeno adesso ti sentirai più solo. E me ne vado ed esco col cane.